Allora, vogliamo risolvere questo e ci accorgiamo già che il risultato è un po' ostico, presenta un valore assoluto. Però, cosa andiamo a fare? Beh, semplicemente nel momento in cui io ho una radice, devo sempre preoccuparmi del fatto che l'argomento che c'è dentro la radice quadrata, quindi posso tranquillamente dire radice di A, quello che c'è dentro, ossia A, deve essere maggiore o uguale di 0. Quindi andiamo a vedere che cosa troviamo per A maggiore o uguale di 0. Quindi vuol dire che io ricopio x al cubo meno 4x quadro più 4x e voglio imporre che questa cosa sia maggiore o uguale di 0 seguendo la mia regola. Ok, da qui cosa noto ancora? Che posso raccogliere chiaramente una x. Quindi se metto in evidenza una x, mi rimane x al quadrato meno 4x più 4 e il tutto deve essere sempre maggiore o uguale di 0. Arrivati a questo punto, che cosa succede? Che posso sistemare tutto secondo il quadrato di binomio, che è un altro prodotto notevole. Quindi sistemare il tutto come x, parentesi, x meno 2 tutto al quadrato, maggiore o uguale di 0. Quindi infatti se faccio il quadrato del primo mi esce x quadro, se faccio il quadrato di 2 mi esce 4, se faccio il loro doppio prodotto mi esce questo. Quindi già che cosa inizio a vedere? Che il mio risultato si sta assomigliando a questo, perché in realtà io che cosa devo fare? Devo fare una semplificazione, cioè devo comunque considerare che questa cosa io la devo tenere sotto radice, quindi rispettando queste condizioni di esistenza io ho che x che moltiplica x meno 2 al quadrato sotto radice come faccio adesso a esprimermi? Beh, separo le cose, quindi vuol dire che ho radice di x che moltiplica radice di x meno 2 al quadrato. Ma per fare uscire questa cosa al quadrato non posso semplicemente andare a distruggere così, perché non sarebbe vero. Allora devo estrarmi quella cosa sotto valore assoluto, quindi diventa radice di x per il valore assoluto di x meno 2. E poi perché rimane nel risultato maggiore o uguale di 0? Perché se poi vado avanti nelle condizioni di esistenza mi rimane solo questa da andare a definire. Come abbiamo detto all'inizio, tutto quello che ho sotto radice quadrata deve essere maggiore o uguale di 0. Quindi nel nostro caso deve essere x maggiore o uguale di 0. Quindi se ho x maggiore o uguale di 0, questo qui è il mio risultato. Da notare appunto che se avessi completato qui le condizioni di esistenza, cosa mi avrebbe detto questo? Beh, quando è che un quadrato risulta essere positivo? Un quadrato risulta essere positivo sempre, quindi questa disequazione non cambia se io dico soltanto x maggiore o uguale di 0. Quindi o in un modo o nell'altro abbiamo concluso che il risultato deve essere questo, ma con x maggiore o uguale di 0. X maggiore o uguale di 0 è la condizione di esistenza di questa funzione, cioè ha senso solo e soltanto quando x maggiore o uguale di 0.